oggi sarà una giornata interessante. Bah, oggi vi porto con me in un'avventura. Forse è il momento di aprire le finestre. Aspetta. Mamma mia. Uno dei miei obiettivi del 2024 è quello di fare più esperienze, uscire più spesso di casa. Una delle cose anche più sane che mi hanno sempre detto di fare è quello di meditare. È una cosa che raccomanderei a tutti quanti. Ma in questo periodo il pensiero di rimanere anche solo 10 minuti fermo e immobile a ascoltare i miei pensieri mi mette un'ansia assurda. Quindi è una di quelle cose che ho sempre un po' evitato, pur sapendo che mi farebbe veramente, veramente bene. L'altro giorno, durante un talk con Anne Laure, un neuroscientist che si concentra principalmente sulla produttività, ma anche sul mindfulness. Se siete interessati riguardo questo topic, vi lascio il video da qualche parte, ogni volta non mi ricordo. E stavamo giusto parlando di come meditare fosse sano, fosse ottimo per la salute mentale. Al che io gli ho detto: Anna, tu parli di mindfulness come fare cose che comunque ci fanno stare bene. Ok, va bene, sai che devi andare a letto a un determinato orario, sai che devi dormire un tot di ore, sai che devi mangiare bene, sai che cosa devi fare per stare bene, però non tutte queste cose ci piacciono. A non tutti piace farsi la doccia fredda, a non tutti piace svegliarsi alle 4 di mattina. E il mindfulness è proprio questo, fare cose che ti fanno bene ma che ti fanno anche stare bene. E quindi stavo giusto dicendo ad Anna che per me meditare è impossibile al momento. O è una cosa che proprio non riesco a rendere un'abitudine perché non mi piace. Quindi allora mi ha detto che posso tranquillamente trovare delle alternative alla meditazione. Lei per esempio fa yoga, che comunque è una pratica dove tu ti fermi, fai dell'esercizio fisico e pensi al respiro e quindi ti aiuta a uscire un po' dalla tua testa. E ho provato a pensare che cosa potesse piacere a me e cosa potrebbe piacere fare senza dovermi obbligare. E una di queste cose è sicuramente andare a fare le camminate nella natura, nel mezzo del nulla. Quindi ho deciso che andare a fare camminate sarà la mia meditazione del 2024. Ma devo andare con un'amica. E giusto ieri mi ha dato buca perché sta male, poveraccia. Per la maggior parte del tempo ieri sera stavo pensando: ok, non ce la farò, non andrò a fare questa camminata. Felice, ero contenta di andare, stavo già pensando alla fatica, perché sì, sarò pazza, ma avevo voglia di fare un po' di fatica. Fino a che non ho pensato: ma che cos'è che mi ferma? Ok, che sono introversa e fare cose da sola mi mette un po' paura. Ma perché dovrei voler fare meditazione con altre persone? Quindi ho deciso che farò questi 12 km da sola, che può essere un pochissimo per alcuni di voi, ma per me l'idea di prendere e andare e passare un'intera giornata da sola, devo ammettere che sto un po' cheatando, ovvero streamerò perché mi piace portare le persone con me in queste mie avventure e vorrei farlo più spesso, ma sarò comunque da sola. Quindi adesso vado in stazione, prendo un treno per Varenna e farò questo percorso che mi è stato consigliato, dovrebbe essere molto bello, ci sono alcuni punti in cui non prenderà assolutamente internet. Dovrebbero essere 12 km con 400 metri di dislivello. Tutti quelli che hanno fatto questo percorso, che si chiama il percorso viandante, mi hanno detto che primis è bellissimo, dovrebbe essere super bello e oggi il tempo è fantastico, quindi speriamo. Seconda cosa, che è tostissimo. Non mi scapperà sempre la pipì. E dovrò fermarmi molto spesso per fare la pipì. Dove non lo so, in un bosco. Sarò morta, sarò stanchissima, super puzzolente e prenderò un treno per tornare a casa. E non è che io abbia bisogno di qualcuno che mi guidi nel fare le cose, che qualcuno non lo so, mi faccia compagnia, che mi parli, anche meglio se non parlano, ma mi piace essere con altre persone perché mi sento più a mio agio. Se faccio errori, so che comunque sono con qualcun altro che mi può... Che cappello metto? B.O.G.
E non so se sia un problema o che tutti quanti hanno, se sono solo io che sono totalmente pazza, ma io non riesco a pensare da sola. Cioè io se sono ferma non riesco a pensare a cose, mi distraggo, ho bisogno di qualcuno con cui parlare, tipo in questo caso sto parlando con te che mi stai guardando e quindi riesco a esprimermi, ma da sola non riuscirei a pensare, non riesco a pensare se non ad alta voce. Ok, sono super in ritardo per il treno, giuro che non l'ho fatto apposta. Sono 10:22, deve partire alle 10:20, vediamo se è partito. Beh, insomma, vuol dire che prenderò a noleggio una macchina, vuol dire che costerà di più, però allo stesso tempo vuol dire che sarò più tranquilla, avrò meno quell'ansia, quello stress. Magari per il futuro posso trovare una soluzione dove se noleggio prima la macchina costa meno, perché alla fine adesso costa 50 euro con 150 km inclusi. Ma sai che non è poi così terribile, se non è la top macchina, ma che cazzo me ne frega a me. L'importante è che io vada senza trovare scuse. Abbiamo circa un'ora di viaggio. Quest'ora di viaggio in realtà speravo di farla in treno, leggendo, gustando, però invece farò guidando, che comunque interessante, comunque bello, vabbè. Con le marce. Dai! Almeno vai indietro così fai passare noi! Ah, un cretino! Un uomo al volante! Penso di essere arrivata a un altro livello di esaustività. Sono morta. Vi racconto quello che è successo. Sono partita pensando di andare con il treno a Varenna. Ancora non riesco a scrivermi questo nome, Varenna. Solo che per vari ed eventuali motivi ho perso il treno, sono arrivata troppo tardi, ma ho trovato l'alternativa. Quindi ho preso una macchina a noleggio e ho preso e ho cominciato questa avventura, questo road trip da sola per un'ora in macchina. Chat, because I live here. I am from here. Non so voi, ma io non sono abituata tanto a guidare e un'ora in macchina da sola già può essere molto noioso. Sono riuscita ad arrivare a Varenna abbastanza in ritardo, ci sono stati vari problemi, vari casini, ma sono finalmente arrivata a Varenna alla stazione e da lì ho preso il percorso. Are we here? We're going up. Bellissimo il percorso, ma forse non avrei voluto fare quel percorso come primissimo percorso dopo secoli che non andavo a camminare, soprattutto da sola, stavo morendo. E per quanto fosse stato difficile, per quanto mi sia persa più volte lungo la strada, I don't think this was the road. This was not the road. Per quanto spesso la live sia saltata per problemi di connessione, per tutti i problemi tecnici che ho avuto, seppur non abbia tenuto conto che il sole tramonta molto presto in questi giorni, seppur degli sconosciuti mi abbiano vista in un momento molto intimo e imbarazzante. Someone saw me very much. Someone saw me. Comunque sono riuscita a fare la camminata che volevo e sono riuscita a tornare in tempo alla macchina, quindi possiamo dire che è stato un successo. Non sono morta, successo, fantastico. Penso sia stata una delle esperienze che sicuramente segnerà questo 2024. Sono fiera di aver preso ed essere andata, sono fiera di aver ignorato qualsiasi scusa mi stessi creando, come l'amica che non è più potuta venire con me, come aver perso il treno. Sono fiera di essere finalmente riuscita a fare qualcosa per me stessa.
Se tu sei come me qualche mese fa, dove fare qualsiasi cosa da solo sembra terrificamente noioso, fallo. Secondo me non c'è niente di più gratificante di riscoprire se stessi, di riscoprire la compagnia di se stessi. Quindi vai a fare quell'esperienza in montagna, vai in quel museo, vai a cena da solo. Lo dico a te principalmente perché vorrei fare più spesso esperienze di questo genere, vorrei che non diventassero delle cose così difficili da fare. Però mi piace mettermi alla prova e uscire dalla comfort zone. Tra esattamente 10 giorni, forse meno quando guarderete questo video, diciamo che tra poco parto per un viaggio 3 settimane da sola. Sarà interessante. E se uno dei motivi per cui ti ritrovi da solo è il fatto che non sai comunicare, benvenuto nel gruppo. Questo è un video che ho fatto su come sto cercando di risolvere questo mio enorme problema.